Ciao, sono Caruso, vi voglio parlare oggi in questo video del perché ognuno di noi dovrebbe essere trattato nella crescita personale, nel proprio sviluppo, in modo unico e individuale. E il motivo per cui voglio fare questo video è a monte il fatto che ho avuto un briciolino di tempo e ho letto qua e là alcune ricerche. Mi sono accorto di alcuni trend delle ricerche, sapete quello che io penso dei trend della normalità, ma insomma ve ne parlerò sempre più spesso, più avanti andremo in questo 2024. Quello che ho notato è che molte delle ricerche a cui noi italiani facciamo riferimento sono ricerche che vengono fatte all'estero. Questo che cosa significa? Significa che vengono messi in moto alcuni meccanismi comportamentali e di risposte che hanno a che fare con, diciamo, tre paradigmi che mi sono scritto qua. Innanzitutto, gli ambienti sono assolutamente diversi. La cultura è diversa rispetto alla nostra cultura, intendo. E poi i popoli di per sé sono completamente diversi, la popolazione stessa è diversa rispetto a noi. Facciamo l'esempio più canonico, più classico. Tantissime delle ricerche che noi prendiamo in considerazione vengono dagli Stati Uniti. Noi vediamo come gli Stati Uniti come uno Stato, invece sono tanti Stati, le popolazioni sono molto diverse tra loro, c'è un'integrazione molto diversa rispetto all'integrazione che c'è in Italia, anche se poi a mio avviso non si dovrebbe parlare di integrazione perché ci sono molti problemi di integrazione, ma al di là di quello, che ambiente ci dà quel tipo di territorio? Ci sono alcuni tipi di possibilità sicuramente che non corrispondono ad altre possibilità che invece non ci sono in Italia e molto probabilmente viceversa. Cioè, l'ambiente determina che tipo di possibilità tu hai nel comportamento, nella risposta a determinati stimoli. Quindi attenzione, perché se alcune ricerche vengono fatte dall'altra parte dell'oceano, può darsi che siano fuorvianti da applicare nel nostro territorio, perché è un ambiente completamente diverso. Poi abbiamo parlato di cultura diversa e allora con una cultura diversa si intendono degli ideali diversi, dei valori diversi, quello che è importante per noi come società, no? E gli ideali su cui si costruisce appunto la società, la cultura. Se noi andiamo a vedere gli ideali e i valori degli statunitensi, vi rendete immediatamente conto che sono tanto diversi da quelli italiani. E se noi prendiamo in considerazione la cultura e quindi gli ideali e i valori, sicuramente abbiamo un comportamento di risposta diverso rispetto allo stesso stimolo che viene studiato nella ricerca. No? Spesso le ricerche vengono fatte così, cioè si danno determinati tipi di stimoli a un campione di persone e poi vediamo come queste persone reagiscono, cioè si comportano in risposta allo stesso stimolo che viene dato. Chiaramente se una persona è al freddo o se una persona è al caldo, lo stesso stimolo viene processato in maniera diversa. Se tu sei a freddo e lo stimolo è io ti do un ghiacciolo oppure tu sei al caldo e io ti do lo stesso stimolo, ti do un ghiacciolo, le due risposte tu ti aspetti che siano diverse. Prima abbiamo visto l'ambiente come può ampliare o distruggere o evadere alcuni tipi di possibilità nell'individuo e nella sua risposta. Adesso stiamo vedendo come anche gli ideali diversi, i valori diversi possono inserirsi all'interno del comportamento di risposta. Quindi un'altra volta attenzione a non fare man bassa di qualsiasi ricerca e poi adottarla per qualsiasi popolo, perché è un po' stiracchiata. L'altra cosa di cui vi voglio dire è che popolazioni diverse hanno risposte diverse anche in funzione di quello che sono le abitudini quotidiane.
Una per tutte, per esempio, l'alimentazione, ok? Se una persona ha un'alimentazione ben bilanciata, sana, avrà un fisico di un certo tipo e quindi avrà delle risposte di un certo tipo. Se una persona invece ha una alimentazione completamente sballata, allora avranno delle risposte completamente diverse. Cioè le risposte comportamentali sarà: prediligo un certo tipo di comportamento piuttosto che un altro tipo di comportamento. Questo video però verte su quanto importante è inquadrare l'individualità, la soggettività in ogni percorso di crescita personale. Ok? Allora, per fare questo possiamo cominciare a prendere in considerazione alcuni tipi di esempi banali, molto spiccioli. Perché è importante fare degli esempi? Perché dobbiamo sempre prendere degli ideali, dei concetti e metterli a terra, cioè renderli efficaci, funzionali per la nostra quotidianità. Allora, immaginatevi di avere due contenitori con due cellule. Ora sarebbero delle cellule grandi, ma insomma, immaginatevi che ho una cellula a destra e una cellula a sinistra. Sono assolutamente due cellule uguali, prese dallo stesso tessuto. Io le inserisco una in un ambiente sano, in un ambiente recettivo, in un ambiente che è pulito, l'altra la inserisco in un ambiente tossico. Secondo voi queste due cellule avranno la stessa risposta? Chiaramente la vostra risposta sarà no, non potranno avere la stessa risposta, perché mentre uno combatte con un ambiente tossico, l'altro viene favorito da un ambiente che supporta la vita della cellula stessa. E adesso possiamo fare, compreso questo primo esempio, possiamo fare anche un esempio con gli esseri umani. Prendiamo in esame due musicisti. Sono due musicisti bravissimi, tutti e due diplomati in conservatorio, tutti e due che hanno le stesse caratteristiche, per quanto possa essere possibile chiaramente, però musicalmente parlando sono dotati tutti e due. Mentre uno è in un ambiente in cui nessuno ascolta musica, i musicisti vengono considerati male, l'arte ha poco valore. L'altro è in un ambiente in cui c'è voglia di ascoltare musica, i musicisti sono messi a un livello alto della società e vengono presi molto in considerazione. Allora, facciamo l'esempio di questi due musicisti. Se dovessero fare un percorso di crescita personale, il musicista A e il musicista B, secondo voi dovrebbero fare esattamente le stesse cose? Cioè dovrebbero prendere una ricerca e vedere come comportamentalmente si risponde a certi stimoli? Assolutamente no. Mentre il musicista A, scusatemi, quello che non ha penetrazione nella società perché viene considerato poco, ecco, questo musicista dovrà cercare un nuovo ambiente in cui possa essere valorizzato e quello potrebbe essere il primo passo che fa. L'altro musicista, siccome la possibilità nell'ambiente ce l'ha, ma molto probabilmente ha una competizione incredibile perché appunto ci sono tanti altri musicisti che vengono accolti, molto probabilmente il suo primo passo è trovare la sua individualità, comprendere che cosa può dare nello specifico come musicista unico e irripetibile all'arte della musica, alla società. E allora vedete che tutti e due sono musicisti, tutti e due sono dotati, ma trovandosi in ambienti diversi devono cominciare a impostare i loro percorsi in maniera completamente diversa. Veniamo a noi. Tante volte vi dico che io lavoro soltanto con strumenti che poi però devono essere adattati alla singola persona che sta lavorando con me. Perché vi dico questo? Perché per quanto si voglia cercare di generalizzare l'ansia, generalizzare lo stress, generalizzare le cattive relazioni, le dipendenze, ognuno di noi è un individuo unico e irripetibile. In qualche video fa, non so se li avete visti, ma insomma tornate un po' indietro nei video precedenti e guardateli, ascoltateli bene.
Vi ho fatto capire quanto è importante stare attenti a non cascare nella trappola delle persone che vi dicono l'ultimo ritrovato della tecnica che funziona per tutti e serve per togliere l'ansia. Quell'ansia là magari è un'ansia da prestazione, o è un'ansia che deriva da qualcos'altro, o è un'ansia che è rimediabile soltanto da un punto di vista fisico, oppure no, c'è da fare un percorso psicologico lunghissimo. Non è detto che siccome tu dai la stessa etichetta, ansia, tu debba lavorare come si lavora usualmente. Molte delle persone che hanno perso interesse nella crescita personale, nello sviluppo, nella propria individualità, nella ricerca di se stessi, che è la cosa più fondamentale della nostra vita, perché se tu non conosci te stesso, come puoi manifestarlo al mondo? Ecco, tante persone che hanno smesso di fare un certo tipo di percorsi sono state danneggiate proprio dall'idea malsana che c'è stata una ricerca da qualche parte che però non è adattabile al loro modello di riferimento, al loro caso specifico. E invece no, dovete lavorare con operatori che vi prendono per mano e capiscono chi siete voi. Che cosa comporta però tutto questo discorso? Comporta una cosa fondamentale e che vedrete nei prossimi anni verrà detta ancora e ancora. Tanto lo so perché sono un precursore di queste cose. Lo dico molto prima e poi magari vi dimenticate. Ricordatevi, se voi state dietro agli standard, sarete sempre standardizzati, vorrete entrare dentro una campana di Gauss per sentirvi normali e non avvertire la pressione psicologica della società, ma non riuscirete mai ad esprimere voi stessi. Cos'ha di buono questo metodo? Che è molto rapido. Io ti dico che cosa fare, ecco qual è la norma, ti devi comportare così. Ma non per tutti è utile. Per persone come me che si vogliono sentire primariamente liberi, perché la libertà è la prima fonte di felicità, non mi puoi mettere all'interno di una campana dove tu mi dici che cos'è normale. Io ho bisogno di indagare all'interno. E per fare questo, che cosa succede? C'è da investire tempo, energia, spostamenti spesso, perché lavorare con se stessi significa capire quali sono gli ambienti più favorevoli e per cambiare ambiente bisogna spostarsi in qualche modo, e poi i soldi spesi. E questa è una chiave di lettura che io vorrei portare sempre di più in Italia. State attenti al meccanismo gratis o a video, per esempio come questi, che vi spiegano qualcosa e voi dentro di voi dite ah sì, ho capito, va bene, allora siccome ho capito è tutto a posto. No, c'è tutta una fase di programmazione e di comportamento, cioè di azione, che va valutata in maniera lungimirante nel tempo per accedere a dei cambiamenti, perché vi ricordo, ogni evoluzione, ogni miglioramento è un cambiamento stesso, ma alcuni cambiamenti, se non li programmate bene, non sono stabili e quindi cadete, tornate indietro e poi cominciate a dirvi quelle cose del tipo a me non ha funzionato, quel metodo non funziona, invece di dire io non ho messo abbastanza energia in quello che stavo facendo, io non ero abbastanza focalizzato. Cioè vi riprendete in mano tutta quanta la vostra vita e cominciate a fare un passo dopo l'altro il vostro percorso. Ma per fare questo, confronto al metodo che vi ho detto prima, cioè la standardizzazione, ci vuole più tempo, ci vogliono più soldi, ci vuole più energia, però si ottengono dei risultati strabilianti. Mi auguro di aver fatto un po' di chiarezza con questo video, mi auguro che vogliate indagare ancora un po' di più nei tanti video che ormai nel mio canale ci sono, perché ce ne sono più di 800. Se ancora non mi conoscete, vi ricordo, io mi chiamo Caruso Colzi e trovate tutte le informazioni su carusocolzi.com e a me non resta altro che augurarvi una buona serata, nella speranza che vogliate abbracciare voi stessi, conoscervi ed esprimervi al mondo, così da poter dare il vostro soggettivo punto di vista, perché davvero ne abbiamo bisogno. Basta con gli standard, basta con le idee imposte dall'alto,
basta con le mode, basta con i trend. Ognuno di noi dovrebbe realmente essere capace di poter manifestare se stesso senza sentire la pressione sociale, senza sentire la nausea del giudizio degli altri e via discorrendo. Ci sono metodi per farlo? Assolutamente sì. Ci sono strumenti che possiamo mettere in gioco? Assolutamente sì. Perché ve lo dico? Perché lavoro da molto più di 15 anni in questo settore, ho aiutato centinaia di persone e soprattutto sono strumenti che io quotidianamente utilizzo e vi posso assicurare che funzionano. Ancora una volta, buona serata a tutti, ci vediamo al prossimo video. A presto!